Le caratteristiche del corso di preparazione al parto devono vedere l'integrazione di più medici, perché alla paziente deve essere fornita tutta quanta un'informazione del team di sala parto che l'assisterà in questo suo momento, per cui è articolato sulla funzione del ginecologo, dell'ostetrica, del pediatra e dell'anestesista. È importante anche il ruolo dello psicologo, perché comunque per le pazienti che magari si avviano a una prima gravidanza e quindi una prima esperienza di parto, avere un pochettino a conoscenza quelli che sono i cambiamenti che la diciamo, maternità può comprendere nell'ambito della coppia e dei parenti che stanno a fianco. Nel corso preparto è fondamentale dare delle informazioni che siano generiche, senza entrare molto nello specifico, ma soprattutto penso che sia importante associare a quello che è l'aspetto discorsivo, di spiegazione di quello che succede, associare sempre anche una componente pratica, perché il momento, diciamo, del travaglio e del parto è un momento particolare in cui fare bene determinate cose, che possono essere gli esercizi di respirazione, possono essere esercizi anche così ginnici, per dire, con determinati strumenti, oppure avere determinate posture, può essere, diciamo, molto importante. È logico che il corso preparto deve prevedere una prima fase così introduttiva di ciò che viene fatto durante la gravidanza, per poi addentrarsi, diciamo, nello specifico del momento parto, per cui quando iniziare un corso preparto? Secondo me il corso preparto dovrebbe essere iniziato in una fase diciamo terminale della gravidanza, quindi l'8º e il 9º mese, che sarebbe più o meno a partire dalla 32esima settimana, perché abbiamo una gravidanza che sicuramente sta andando in porto, perché iniziano una serie di problemini legati allo stato gravidico più avanzato della paziente, e perché è giusto in quel momento, diciamo, spiegarle poi un percorso che deve intraprendere. Penso che sia fondamentale che il corso preparto venga fatto non solo dalla paziente ma anche dal partner, perché l'elemento maschile è molto importante nella realtà della coppia. Oggigiorno sono molti i partner che vogliono assistere al parto, e quindi è bene che un certo feeling con anche la paziente, se così vogliamo dire, che è in una situazione psicoemotiva particolare, venga ad essere, diciamo, intrapreso e realizzato prima di entrare in sala parto. E anche perché alcuni aspetti del parto non sono una passeggiata, cioè possono esserci, ecco, degli aspetti più crudi, più duri, in cui tutti quanti noi dobbiamo essere pronti, e chi vuole assistere al parto non deve essere di intralcio. Quindi, ed è importante anche che ci sia il ruolo dei familiari. Quindi ultimamente si sta parlando della nonnità, perché praticamente le coppie di adesso fanno i figli in età più avanzata, c'è tutta un'esigenza lavorativa che molte volte fa sì che il bambino, anche appena nato, sia collegato alla nonna per esigenze proprio familiari. Quindi è importante anche che la nonna si inserisca bene in questo poi contesto familiare, che in un primo momento potrebbe avere un equilibrio piuttosto labile. Per cui ecco, diciamo, aprirlo in tal senso è importante. Ognuno deve svolgere il suo ruolo, quindi l'ostetrica ha il ruolo importante di spiegare ciò che viene fatto durante il parto, anche perché nelle realtà ospedaliere l'ostetrica è colei che assiste al parto fisiologico, quindi il primo impatto che la paziente ha nella realtà ospedaliera è con l'ostetrica.
C'è anche il medico che può entrare in quelle che possono essere alcune spiegazioni più tecniche della tempistica con la quale si svolge il travaglio, il periodo dilatante, il periodo espulsivo, che cosa fare, se fare o meno l'episiotomia, spiegare che cosa è l'episiotomia. C'è stato un po' di tempo fa un movimento che in maniera diciamo inidonea diceva che i ginecologi erano contro la femminilità perché facendo questa episiotomia deturpavano quello che era il benessere femminile, ma era una critica inutile perché l'episiotomia va fatta in determinate condizioni ed è un atto medico, non certo perché il medico voglia deturpare quella che è la bellezza femminile o l'intimità femminile. C'è il ruolo dell'anestesista perché adesso si parla molto della partoanalgesia che nei LEA regionali, quindi questi programmi di organizzazione regionale devono essere forniti dalle realtà ospedaliere e quindi la paziente deve essere informata sul tipo di partoanalgesia e deve fare un adeguato consenso al di fuori dello stato del travaglio, perché se no si potrebbe dire che in quel momento la sua situazione psicologico-psicoemotiva può essere non di piena obiettività, diciamo al 100%, e quindi il ruolo dell'anestesista che è importante. Il pediatra, perché il pediatra naturalmente interviene dando spiegazioni sull'allattamento, adesso si sta molto dibattendo e ritornando sul ruolo dell'allattamento materno e sull'importanza dell'allattamento materno, sul fatto che bisogna stimolare le donne ad allattare al seno, cosa che si era un pochettino diciamo persa, e naturalmente tutte quelle che sono le paure, i dubbi, le perplessità di avere questo neonato tra le mani che inizialmente può essere dalla caduta del cordone ombelicale alle prime coliche addominali, al bambino se respira nella culletta o meno, dobbiamo vivere questa cosa in maniera diciamo così tranquilla. E in ultimo naturalmente la psicologa perché la situazione psicoemotiva della donna sia per un fatto ormonale sia per un fatto proprio di stress anche del parto può essere particolare e ci sono i casi di depressione del postpartum che bene che vengono inquadrati subito e corretti subito per non avere diciamo poi possibili problemi successivamente.